Fernando Lema reportando desde Lille. Frente mío está Mauricio Di Sacco, uno de los máximos responsables de la organización técnica del torneo. Buenas tardes, Mauricio. Primera pregunta, ¿cómo fue que empezaste a jugar al bridge? Io ho cominciato molti anni fa, 31 anni fa. Io giocavo a scacchi in un club che si chiama Dopolavoro Ferrovieri. Lì c'era un tavolo di bridge. Un giorno rimasero in 3, mi dettero 2 pagine di appunti e il giorno dopo ho cominciato a giocare. E questo è stato il mio inizio. ¿Y cuándo empezaste a dirigir? 6 anni dopo, nel 1987. Muy bien. ¿Nos podrías decir cuál es tu trabajo en esta organización? ¿En este evento? Sì, sono il direttore generale dell'evento, quindi ho la responsabilità dell'intera organizzazione di tutti i reparti. Por ejemplo, ¿cuánta gente está a tu cargo? In un campionato come questo, fra tutto circa 60 persone. ¿Y qué funciones desempeñan? Parliamo di tutti, ci sono diversi reparti, a cominciare, parlando così dell'organizzazione del campionato in termini temporali. Ci sono innanzitutto coloro i quali si occupano di mettere in opera il materiale tecnico. ¿La duplicación de las manos, por ejemplo? No, quello comincia dopo. Cioè proprio, Ah, cominciamo dall'arrivo del camion. Noi abbiamo circa 3 contenitori di 40 piedi pieni di materiale tecnico, fra materiale elettronico e materiale di altro genere. Quindi dal momento in cui arriva il camion, inizialmente ci sono delle persone che si occupano di ricevere questo materiale e suddividerlo nelle varie zone del palazzo dove si giocherà. Dopodiché i primi dipartimenti che si occupano di smistarlo sono quelli che montano i tavoli, sostanzialmente, che preparano le sale, e il dipartimento cosiddetto dell'IT, cioè del tecnologico. Questo dipartimento è quello cruciale, è la vera anima del campionato, è diventato sempre più importante nel tempo, mano a mano che inserivamo sempre maggiore tecnologia. E questi si occupano di montare la rete sia da un punto di vista, diciamo, informatico, quindi della programmazione della rete, sia da un punto di vista pratico, cioè della stesura dei cavi, la messa in opera dei computer. Abbiamo computer, stampanti, proiettori, televisori, lettori di codice a barre, insomma una serie di cose che si sono evolute sempre di più negli anni. Poi l'altro reparto che si occupa, che comunque è strettamente collegato con la tecnologia, è quello dello scoring, cioè quello che si occupa poi di redigere, insomma raccogliere i dati relativi ai risultati, redigere le classifiche e così via. Poco prima dell'inizio della competizione comincia poi il lavoro anche dei duplicatori, che cominciano in genere circa un giorno e mezzo prima dell'inizio del campionato. E finalmente, poco prima dell'inizio del campionato, arrivano gli arbitri, i quali, diciamo, prendono in carico la gestione tecnico-regolamentare dell'evento. Sebbene poi per quello che riguarda le interpretazioni connesse al rules and regulations di ciascun campionato, la responsabilità sul campo di questo tipo di interpretazioni è del Championship Committee, che è rappresentato da me stesso, quindi in pratica ogni volta che ci sono dei problemi di ordine regolamentare connessi agli aspetti organizzativi, tutto deve sempre e comunque passare da me. Perfecto. ¿Cuál es tu próximo torneo? Termina este evento. ¿Dónde vas? Più descansar. A livello internazionale il prossimo evento è la Champions Cup, cioè il campionato europeo per l'equivalente della Coppa dei Campioni
del calcio o di altri sport. Ah, perfecto. Y también leí que no vas a Eilat. Sì, esattamente. ¿Cómo es Eilat? Eilat è molto carina e tra l'altro quest'anno è la sede della Coppa dei Campioni. Quindi Ah, c'è la Coppa dei Campioni che si disputa dal giovedì, venerdì, sabato e domenica e il Festival di Eilat che inizia nella prima fase, cioè nella fase dei tornei misti, inizia in contemporanea alla Coppa dei Campioni e poi si sviluppa dopo, anche dopo che la Coppa dei Campioni è finita. Sì. una pregunta más. ¿Tú piensas que es la mayor y mejor modificación técnica que ha incorporado la World Bridge en los últimos 4 años desde que tú estás? 5 in realtà. Io ho cominciato, 5 anni. allora, io ho cominciato a essere general manager della Federazione Mondiale, general manager dei campionati della Federazione Mondiale nel 2007, ma già prima ero, diciamo, quello in pectore dal 2006 e nel 2004 avevo già organizzato i mondiali individuali a Verona. Diciamo che questo anche per spiegare quello che faccio prima del campionato. All'inizio del 2007 io scrissi un progetto organizzativo che venne approvato dall'allora board della World Bridge Federation che si chiamava Paperless Championships, cioè l'idea era quella di sviluppare a tal punto la tecnologia utilizzata durante i campionati da abolire piano piano l'utilizzo di ogni tipo di supporto cartaceo. Nel tempo questo è diventato realtà, quindi io ho progettato da un punto di vista tecnico-organizzativo tutto ciò che è stato poi utilizzato negli anni, che è stato ovviamente sviluppato praticamente da esperti del settore. Io posso avere delle idee ma non sono un programmatore né un ingegnere elettronico. Diciamo, io ho redatto un progetto che poi è stato sviluppato da informatici, ingegneri elettronici, persone di questo tipo. Y a través de estos 5 años se han ido incorporando todas esas cosas que propusiste. Sì, tutte. Adesso, un anno fa, è stata sviluppata la tecnologia che permette di leggere i codici a barre e quindi ai giocatori di ricavare informazioni relative al gioco. Sostanzialmente gli score dei loro incontri oppure le fiche di frequenza nel caso dei campionati a coppie, così come altre informazioni se vogliono, semplicemente utilizzando il codice a barre che è stampato sul loro badge. Questo è stato, diciamo, l'ultimo passo del paper, dell'idea dietro. Una última pregunta, sí. Porque sé que estás muy ocupado. ¿Qué piensas tú de ese nuevo sistema de las cámaras che miden il tempo? Allora, qui stiamo parlando del camera recording system. Dunque, questo in realtà non è, devo dire, non è un'idea mia. L'idea di avere uno strumento che permettesse di registrare il gioco in tempo reale è di José Damiani, il quale negli ultimi anni della sua presidenza ha cercato diversi contatti con varie persone che hanno sviluppato tecnologia nel mondo del bridge, chiedendo loro di portare avanti un qualunque possibile progetto che permettesse la registrazione live, diciamo in tempo reale del gioco, senza bisogno di avere un operatore al tavolo come invece accade per BBO. Quindi questa è stata un'idea di José Damiani. È stato molto difficile perché per molto tempo nessuno è riuscito a avere delle idee sufficientemente buone per portare avanti un qualunque progetto che avesse un senso. Ci sono state persone che si sono offerte, ma specialmente con la tecnologia di allora, perché stiamo parlando comunque di qualche anno fa e come si sa la tecnologia viaggia a una velocità impressionante, lo sviluppo della tecnologia. E poi finalmente un gruppo di ragazzi olandesi che fanno riferimento all'Università di Utrecht ha cominciato a sviluppare un progetto che, per capirci,
utilizza lo stesso principio utilizzato sulle autostrade italiane per misurare in tempo reale la velocità, cioè il cosiddetto tutor. Sono delle telecamere che riconoscono delle immagini e sono in grado poi di elaborarle per estrarre tutte le informazioni che quelle immagini possono trasmettere. Es muy bueno para los directores, porque ahora no va a haber discusiones a ver quién cometió la demora por tiempo. ¿Es así el sistema? Sì, ecco, questo originariamente non lo facevano. Ecco, questo, diciamo, io mi sono occupato, io vado regolarmente in Olanda. Quest'anno sono già stato 3 volte perché seguo da vicino il progetto. Originariamente le telecamere non registravano gli incontri, no? No, semplicemente ciò che veniva visto dalla telecamera non veniva poi stoccato, cioè non veniva messo in un file riproducibile. Cioè la telecamera aveva l'unico scopo di riconoscere le immagini e basta, ma ciò che veniva dalla telecamera non veniva registrato. Io ho specificamente invece chiesto che lo fosse per il motivo che hai detto tu, per far sì che gli arbitri possano rivedere quello che è successo al tavolo. Questo per quanto riguarda l'aspetto proprio regolamentare. Per quello che riguarda invece il riconoscimento delle immagini, quindi la trasformazione delle stesse in licite e carte giocate, beh, il vantaggio è enorme. Noi potremmo essere in grado, speriamo di poterlo fare in un futuro abbastanza vicino. Qui siamo andati molto ma molto meglio rispetto a Beldoven, che è stato il primo tentativo. Saremmo in grado di seguire ogni singolo incontro senza bisogno di avere operatori, ovvero a costi, una volta ammortizzato naturalmente il costo della tecnologia, a costi infinitamente inferiori rispetto agli attuali e con una copertura, cioè qui abbiamo 5 incontri che vengono trasmessi da BBO, una copertura che invece può essere totale, cioè possiamo trasmetterli tutti. ¿Quieres agregar algo más? Non so se c'è qualche altro interesse. Un saludo para toda Italia. Posso solo dire che l'organizzazione di un campionato del genere comincia almeno un anno prima e durante l'anno io devo, siccome come ho detto sono il supervisore e in molti casi lo sviluppatore di tante delle cose che sono dietro a un campionato, io devo fare incontri con i vari dipartimenti, spiegare il posto dove si andrà a giocare, quindi chiarirne la logistica, il collegamento tra la logistica e quello che poi si dovrà fare, incontrare gli organizzatori locali più volte, tenermi costantemente in contatto, quindi insomma si tratta di un lavoro molto lungo. O sea, Bali lo comenzás a organizar el mes que viene. Sono già in contatto con gli organizzatori da un po'. A gennaio andrò là e verosimilmente ci tornerò poi in giugno, quindi 2 o 3 mesi prima dell'inizio del campionato farò l'ultima ispezione. Però il primo viaggio sarà esattamente il 27 di gennaio, stiamo andando. Per dire, la Bermuda Bowl del 2015 che si svolgerà in Australia ha già avuto dei primi contatti e nel 2013, cioè quest'anno, faremo 2 prime ispezioni in due zone diverse che sono proposte dagli organizzatori locali, quindi parliamo di molto tempo. Bueno, ya sé que te están esperando ahí fuera un montón de gente, así que te agradezco mucho. Muchas gracias, Mauricio. Grazie a te e saluti a tutti.